Benvenuti ragazzi sul mio canale. Allora, oggi facciamo un video un po' diverso. Abbiamo sempre parlato di meccanica, però siccome sto organizzando un viaggio, farò circa 2000-2500 km con il nostro Ford. Vi farò vedere un attimino come organizzare un po' lo scooter per essere sicuri e viaggiare comunque sia in sicurezza. Allora, ho fatto un cambio dell'olio e in più ho ripristinato il variatore originale, perché avendo il J Costa che comunque ha tanto spunto iniziale, tenerlo sempre ad alti regimi non gli fa bene, cioè andrebbe anche bene, però consumare un variatore così performante per fare 2000 km secondo me non ha senso, e quindi ho ripristinato il variatore originale e niente, ho fatto il cambio dell'olio, ho controllato le pasticche davanti e dietro stanno a posto, e il fluido dell'acqua del radiatore è tutto ok. E niente, poi diciamo che una volta fatto i primi controlli sullo scooter, diciamo che le cose più essenziali sono le due borse laterali, che andranno una di qua e una di là, più il bauletto perché andremo in due. E poi ho cose essenziali che secondo me vanno portate: sono uno starter con i suoi cavetti, eventualmente la batteria se dovesse scaricare, cose varie. Poi un'altra cosa secondo me molto essenziale è una pompa elettrica, eccola qua, che pure questa secondo me è essenziale da portare in viaggio, con i vari cavettini, eccoli qua. Funziona benissimo, è a batteria, basta premere e va a caricare. E poi un'altra cosa molto essenziale secondo me è il kit riparagomme, che anche questo in viaggio va sempre portato, soprattutto perché poi andrò in Albania, quindi non so quanto le strade siano buone e cose varie. Diciamo che qua dentro avete un po' tutto: un cacciavite, i laccettini per fare la riparazione col kit dei vari foragomma e la colla e cose varie. In più all'interno ci sono queste tip che praticamente sono vitarelle con sopra del gel colla, che quindi levate la vite vecchia che avete preso, cose varie, oppure nel foro della gomma ci abitate questa qua, e in teoria dovrebbe reggere, però io metto sempre questi qua che sono sicuramente migliori. È un kit che si prende su Amazon. Poi vi metterò tutti i link sia dello starter che della pompa e delle due borse, che sono fantastiche ragazzi, cioè si attaccano facilmente, si sganciano facilmente. Praticamente in un portovaligia io caricherò queste due per me e il bauletto per la mia compagna, così alla fine abbiamo i bagagli divisi. Poi porterò il mio ODB, non si sa mai, tanto l'attacco è direttamente già attaccato sullo scooter, e ovviamente se volete vedere come funziona ci sono gli altri video sul mio canale. Un bloccadisco, e poi in omaggio, insieme alla pompa, no non mi ricordo se alla pompa o al kit di riparazione, se spendevo altri 5 euro in più avrei potuto prendere questo qua, che è praticamente un blocca freno, cioè si attacca direttamente sulla manopola, si tira il freno, si porta dentro questi buchini qua, c'è la chiave e si blocca il freno davanti. Quindi io metterò questo per il freno davanti e un bloccadisco posteriore. Certo, non è eccezionale, è tutto di plastica, si romperà facilmente, però è un deterrente in più. E in più poi mi porterò anche questa qui con tutti i vari cacciaviti, brucolette, brucolettine e cose varie. Diciamo che con questo kit starter, pompa, che poi io consiglio di comprarli divisi, lo starter e la pompa, perché comunque sia, se ne rompe uno dei due c'è sempre quello che funziona, perché esistono anche i starter direttamente anche già con
la pompa incorporata, però secondo me cioè, usano troppo la batteria interna e comunque sia, secondo me non sono così potenti come averli divisi. Cioè, questi fanno il loro lavoro separatamente, quello è tutto uno con un'unica batteria, non lo so, è una cosa mia, però vanno bene anche quelli con tutte e due insieme, sia starter che pompa. Io consiglio sempre di averli divisi. Poi in arrivo i due faretti aggiuntivi, che per il momento ho creato queste due staffe da mettere sulle viti laterali. Hai visto qua noi abbiamo dei tappini, no? Levando il tappino c'è una vitarella, se levi la vitarella mi sono creato queste due staffette, una di qua e una di là. Diciamo che ci sono anche comprarle già fatte, però il problema è la filettatura, perché io l'ho comprata e c'avevano la filettatura più piccolina e quindi dovevo comunque andarli a modificare. Io ho fatto? Ho comprato una barra filettata, 4 bulloni, un pezzo di tubo d'acciaio di ferro e l'ho saldati insieme e poi ce l'ho avvitati direttamente dentro questi due buchini. No, adesso appena arriveranno i due faretti saranno collocati qua, ma non so se metterli alti o bassi, non so, ancora quando arriveranno vedrò più l'estetica finale com'è, perché viaggerò di notte e quindi non mi fido dei fari originali e sono costretto a mettere i faretti aggiuntivi. Però secondo me come soluzione è buona, perché ho visto che molti l'attaccano alla ruota, però sinceramente a me non piacciono e mi piacciono un po' più sul vano della parte anteriore dello scooter. E tanto ho notato che qua dentro c'è pure già un foro, quindi in teoria posso far passare i cavi. E pure di quelli là ci sarà un video sul montaggio, tanto è semplicissimo, già è tutto cablato, basta arrivare dalla batteria alla centralina, dalla centralina i due faretti e poi già ho predisposto da mettere un tastino qua. Siccome non voglio forare, io ho creato questa piccola L, sviterò questa L e lo metterò qua il tastino aggiuntivo. E niente ragazzi, diciamo che questa è la preparazione. Adesso monterò queste, c'è solo giusto questa qui da andare a montare all'interno della sella. Adesso non so come farò, ma penso metterò una vitarella interna su questa qua. Queste qua si passano sotto la sella, queste due qui, e poi avete 1000 laccetti da andarli a attaccare ovunque. Diciamo che quasi sicuramente li attaccherò alla manigliona posteriore. E poi una volta fatto tutto andrò anche a sistemare un pochino il precarico dell'ammortizzatori, perché ovviamente portando tanto peso bisogna indurirli un pochettino e ammorbidire un po' il ritorno. E pure quello, se volete vederlo, c'è già il video del montaggio e della regolazione degli ammortizzatori. Sono curioso se riuscirò a farci questi 2000-2500 km senza avere problemi. Vediamo questo mondo cinese come si comporta. Allora, se vi è piaciuto il video ragazzi, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e a breve il video su come montare i faretti aggiuntivi e tutti i link in descrizione di tutto quello che ho acquistato per questo viaggio. Ciao ragazzi, buona giornata.